Ciao amici del bosco, in questo video parliamo di microrganismi in agricoltura. Facciamo il compost a noi con gli scarti del laboratorio, con gli scarti delle culture, inoculiamo gli EM. Quello che ci interessa di più è poi che cosa stiamo dando ai clienti, che cosa mi mangio io, cosa mangia mia mamma, il mio babbo e mio figlio. Più artistico di questo, cosa c'è? Ci incontrammo una sera e ci dicevamo: ma cosa vuoi fare da grande? In realtà questa cosa di fare i contadini ce l'avevamo, ma stiamo parlando del inizio anni 2000, ma chi la sceglie una carriera in agricoltura? Quello che succede lì, nel selvatico, aiuta anche quello che stai facendo lì. Se tu irrighi una volta, tu irrigherai sempre. Tu, la pianta, deve andare a cercarsela l'acqua. Conoscete già gli EM, i microrganismi effettivi? Oggi li andiamo a conoscere e capiamo come ci possono aiutare anche nell'orto. Se si ricreano le condizioni, tutto riparte. Dobbiamo cambiare il focus, non più la nutrizione delle piante come abbiamo sempre fatto in agricoltura e la difesa, ma la nutrizione dei microbi. Se ripartono loro, allora ci avviciniamo il più possibile a quello che la natura fa normalmente. Ho 3 accompagnatori oggi: Vanni Ficola, esperto di EM e anche agronomo, e poi ci sono i proprietari dell'azienda che oggi ci ospita, un'azienda che utilizza gli EM, si chiama Quinto Sapore, sono Alessandro e Nicola Giugioli. L'idea è nata in realtà quando eravamo molto piccoli, perché abbiamo avuto la fortuna, che non tutti hanno, di avere 2 genitori fantastici, una mamma casalinga con una passione estrema per la cucina e un babbo invece appassionato di campagna. Quindi a 8 anni comprano un terreno qua a Città della Pieve per costruirci un casale e noi finiamo a stare sempre qui. I cellulari non esistevano, i computer non esistevano, i miei erano impegnati a costruire il casale e noi eravamo sempre con questo fantastico uomo Renato, che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, che ci ha tramandato tutta la sua sapienza di antico contadino che si autoproduceva i semi, che coglieva i funghi, che coglieva le erbe selvatiche. E quindi abbiamo messo quel business plan che esisteva di Quinto Sapore in un cassetto a dormire. E poi l'anno prima del Covid abbiamo detto: senti, questa cosa può funzionare, tiriamo fuori il piano di Quinto Sapore che avevamo fatto e proviamo a farlo adesso. L'azienda è abbastanza grande, sono 36 ettari, non sono naturalmente tutti orti, adesso partiamo con la visita degli orti, ma qui ci sono anche oliveti, boschi, vigne, insomma un po' tutto quello che serve per avere anche tanta biodiversità. Partiamo dall'orto, è un orto abbastanza diverso dal normale, non è, come vedete, intensivo, c'è un bello spazio, ci sono delle file uniche, in questo caso ci sono i pomodori e poi ci sono tanti alberi. Da una parte le paulonie e dall'altra gli olivi. Le scelte si basano su un concetto che abbiamo iniziato a capire nel tempo, dopo che abbiamo aperto l'azienda agricola, dopo un paio d'anni, che era inutile andare a combattere la natura e a cercare soluzioni che fossero indipendenti da essa, ma anzi di cercare di imparare da quello che avevamo intorno, cercare di trovare gli strumenti per applicare il sistema naturale di un bosco nell'agricoltura, in questo caso di ortaggi. E quindi abbiamo iniziato innanzitutto a cercare di lasciar crescere tutto quello che cresceva nei campi aveva una sua utilità. Noi l'abbiamo applicato all'inizio anche per un fatto che ormai è famosissimo di cover crop, di cercare di tenere sempre il suolo completamente coperto. Naturalmente la struttura che vedete adesso fa parte di tanti errori, sbagli, rimedi, perché naturalmente fare un orto intensivo dove fai crescere tutto poi diventa una foresta e non riesci a raccogliere niente. Il sistema a filari ci consente di avere delle strade dove poter passare in mezzo per le raccolte con i mezzi, di tenere anche il prato tagliato, ma coltivare con lo stesso concetto. E qui in mezzo ci crescono tante piante spontanee che tra l'altro credo che raccogliete anche. Allora diciamo che marzo-aprile il prodotto che vendiamo di più sono cicorie selvatiche, tarassa, copiantaggine e qualsiasi cosa si raccolga su questi filari. Ed è un prodotto che noi vendiamo a 28 euro al chilo e ne vendiamo 4-5 quintali a settimana. Il vantaggio è stato proprio non avere un background in agricoltura. Cioè avere una pagina bianca davanti, avere delle competenze acquisite in tutt'altri campi, però tanti skill diversi che in genere i contadini non hanno,
e la voglia di sviluppare il nostro modo di fare agricoltura, riconoscendo ovviamente che l'agricoltura, né quella tradizionale ma in realtà neanche quella biologica, erano quello che ci portava avanti. Allora, in questi filari tra l'altro noi coltiviamo 160 varietà, 162 varietà di pomodori ed è anche un campo sperimentale, perché stiamo vedendo dopo 3 ondate di calore quello che succede ad alcune varietà. Si vede benissimo, alcune hanno patito di più, la soffrono molto di più, sono soprattutto pomodori grandi con foglia larga, mentre nel filare accanto, nelle stesse identiche condizioni, abbiamo dei pomodori che si stanno comportando molto meglio, e questo fa sì che anche nei prossimi anni, sulla selezione delle 160 varietà, gli ibridi che nasceranno in campo grazie alle api, andremo a selezionare le piante più resilienti. Proprio sotto ai pomodori c'è anche una pacciamatura artificiale, una carta, però è una carta che si decompone completamente ed è anche riciclata. Il telo di carta è una soluzione molto più economica innanzitutto anche dei teli biologici biodegradabili in fibra di mais. Si biodegrada nell'arco di una mezza stagione, tra 6 mesi non esiste più. La cosa interessante di questo telo rispetto agli altri è che non fa l'effetto serra. Ovvero, prima di tutto, se piove la carta fa passare l'acqua, l'assorbe. La carta assorbe l'umidità della notte, quindi la differenza che si crea di temperatura tra la mattina e la notte fa sì che questa carta la mattina è sempre bagnata. L'impianto a goccia naturalmente è un'esigenza al momento, perché qui in questa azienda abbiamo pochissima acqua, per cui la centelliniamo con l'impianto a goccia. L'irrigazione a goccia sugli ortaggi può creare una problematica, nel senso che tu irrighi solamente sotto la pianta, quindi l'impianto radicale si andrà a sviluppare soprattutto sotto la pianta. Se tu invece fai un'irrigazione con gli sprinkler, che possono creare altri problemi, naturalmente usi più acqua, però farai sì che le radici troveranno l'acqua anche più a distanza maggiore dalla pianta, si sviluppano di più, hanno più possibilità di andare a raccogliere nutrienti. Quindi diciamo che su tutto ci sono dei pro e dei contro, la soluzione unica non esiste mai, bisogna semplicemente cercare di fare di necessità virtù. Aspetta, prima di andare avanti metti un like a questo video e se non l'hai fatto iscriviti al Bosco di Ogygia. E piano piano ci siamo formati, abbiamo avuto un incontro fortunato con Vanni che ci ha fatto scoprire i microrganismi effettivi, che poi sono diventati, l'ispirazione di tutta questa filosofia che chiamiamo di biomimica. Come dice la parola biomimica, è quella di andare a imitare la natura. Da un'agricoltura in cui tu hai, prima di tutto, spingi verso una semplificazione del tutto, ridurre la complessità, aumentare la predittività di tutto, invece i microrganismi non funzionano così. I microrganismi sono dinamici, si adattano, ma soprattutto lavorano in un sistema complesso e dinamico. E quindi abbiamo detto, ma qual è il sistema complesso e dinamico per antonomasia in natura? Il bosco. E il bosco è diventato il nostro libro di studi, la nostra più importante fonte di ispirazione. Gli IM non si insediano nel terreno, ma hanno un effetto di durata limitato nel tempo, nutrono gli altri e fanno ripartire tutti quelli che definiamo autoctoni. IM sono 44 anni che si utilizzano in tutto il mondo, perché furono presentati dal loro, non è una scoperta, è un assemblaggio, dal professor Teruo Iga, allora giovane ricercatore dell'Università di Okinawa, nel 1982. Si tratta di un consorzio microbico che contiene tantissimi tipi di batteri diversi, principalmente batteri lattici e batteri fotosintetici, che sono il vero motore, ma ci sono anche lieviti e funghi fermentativi. Questo mix ha una particolarità, che convivono insieme specie che sulla carta non dovrebbero convivere, cioè gram positivi e gram negativi. Ecco. E questo in teoria non dovrebbe essere possibile, però in realtà, spiega poi il professor Iga, la loro convivenza dipende dal fatto che non si nutrono dello stesso cibo, e da allora hanno trovato utilizzo in tutto il mondo, sono più di 140 i paesi che li utilizzano, e quindi in tutti i climi, in tutti i terreni, con qualsiasi tipo di coltivazione.
dando sempre lo stesso risultato, cioè un miglioramento sia della produzione che della qualità delle piante e anche lo stato fitosanitario. Gli IM vanno applicati con costanza, regolarità. Non è tanto importante la quantità, ma è più importante la costanza. Di lavorare solamente sui filari dà anche una possibilità di utilizzare naturalmente gli EM, visto che stiamo parlando di EM, solamente nella parte interessata dalla coltivazione. La nostra terra è una terra di tufo e argilla, è gialla chiara ed è una cosa che durissima. Ecco, solo dopo 2 anni la terra sul filare, a parte che è molto più morbida, e poi è cambiato completamente colore, è quasi nera, c'è la struttura. Sì. Okay. Ricapitolando, quali sono le lavorazioni che fate per arrivare fino a qui? Allora, essendo di base un suolo tufo argilloso, noi comunque anche solamente la pioggia lo ricompatta, quindi una volta ogni tanto, che può essere una volta l'anno, una volta ogni 2, ho un rip, lo smonto, lascio solo un'ancora e faccio un taglio centrale sulla fila. Dopodiché tutte le altre lavorazioni sono tutte superficiali, quindi dal sovescio all'interramento del sovescio lavoriamo i 5 cm di suolo, mai più in profondità. Aggiungiamo un po' di sostanza organica, facciamo il compost noi con gli scarti del laboratorio, con gli scarti delle culture, inoculiamo gli EM spesso, quella è un'irrigazione a goccia che facciamo spesso, almeno una volta a settimana. Questi aiutano a produrre subito, velocemente, ma intanto a ripristinare la biodiversità presente nel suolo, cioè ricreano quelle condizioni ottimali perché tutto riparta. Io sono convinto che in ogni suolo ci sono milioni di anni di storia dove tutto quello che c'è passato ha lasciato un'impronta. Se si ricreano le condizioni, tutto riparte. Vedete come i lombrichi tornano sempre, e arrivare a imitare la natura significa implementare, partire da tutta la biodiversità microbica del suolo. Contestualmente la Paolonia ci aiuta avendo tantissima materia organica. Tu lo sapevi che le foglie dei Paolonia hanno il più alto contenuto in natura di azoto, fosforo e potassio? No, non lo sapevo. Quindi è che i fertilizzanti, classico fertilizzante. Quindi diventa pacciamatura. Quindi diventa pacciamatura, aggiunge sostanza organica e naturalmente ombreggia i campi. Un'altra cosa interessante della Paolonia è che evidentemente, pur non essendo una leguminosa, un albero attrae gli stessi batteri delle leguminose e quindi è un azoto fissatore, quindi anche quello partecipa, no, alla fertilizzazione del suolo. Alessandro, queste soluzioni di cui ci hai parlato, tra cui gli EM, come hanno funzionato, che cambiamenti hai visto? Entrano in sinergia l'uno con l'altro i sistemi? Sì, stiamo creando un sistema complesso in cui tutto quello che facciamo entra in sinergia. Naturalmente il risultato, diciamo, per noi più importante è la quantità di nutrienti all'interno dei frutti che cresciamo, perché stiamo parlando di un aumento tra il 700 e il 1000% di nutrienti, e visto che noi siamo molto più interessati a crescere, non produrre, perché si produce una lavatrice, non il cibo, a crescere qualità, la quantità ci interessa di meno. È importante, nel senso che noi anche in un'agricoltura che, come hai visto, non è diciamo convenzionale e soprattutto non è intensiva, noi ci siamo trovati nell'arco degli anni ad aumentare la produzione diminuendo le piante. Ma non si parla mai del valore nutritivo del cibo, che è quello che in realtà noi dovremmo andare a ricercare. Purtroppo i prodotti agricoli vengono pagati a peso. E a me, quando vado dagli agricoltori, mi dicono: ah, ma quanti quintali faccio? Ma in realtà no, la cosa più importante dovrebbe essere la qualità nutritiva, e per avere i nutrienti che diceva prima Alessandro c'è bisogno che l'attività microbica, no, rilascia e metabolizza i minerali del suolo e li rilascia per l'assorbimento delle piante. Questa è la magia del bosco. Non c'è bisogno di aumentare sempre la produzione, ma invece basterebbe aumentare la qualità. È il momento di migliorare la qualità del cibo, non la quantità. Una cosa
significativa del vostro lavoro è che vi producete anche le piantine conservando i semi. Sì. Un altro lavoro a parte, chi è che si occupa di questo? Io. Sono 1600 varietà, quindi è un lavoro lungo, però vabbè, diciamo che è tutto parte tutto da lì, andare a selezionare i nuovi ibridi fatti dalle api, studiarli, capire se sono migliori o peggiori di quelli da cui derivano, se hanno più resilienza, se sono belli ma non ballano, quindi non sono saporiti, quindi Okay. è il mio gioco di almeno 4 mesi l'anno. Allora, questo è, diciamo, il campo di ortaggi più grande che abbiamo e qui si vede bene la struttura a filari di Paulonia, 15 metri tra le file, adesso abbiamo provato 4 metri sulla fila, probabilmente sono troppo vicine, le distanzieremo un po' di più. Strade in mezzo ai filari, così come sopra nell'impianto che avete già visto, tutto intorno. Se vieni qua ti faccio vedere una cosa bellissima, perché adesso è tutto in fiore, non so se riesci a vederla laggiù. Quella è una parte di campo e ne abbiamo vari in azienda in cui lasciamo andare a seme lì particolarmente la cicoria selvatica, così si autorisemina da sola e fa parte proprio di una coltivazione di selvatico, non solo, ma è anche, diciamo, il campo delle api, si concentrano molto là, e anche c'è da dire una cosa, anche se fai agricoltura devi lasciare una parte o devi restituire una parte alla natura, non puoi coltivare tutto, ok? Perché quello che succede lì nel selvatico aiuta anche quello che stai facendo lì. Pure questa l'ho selezionata io, vengono non troppo più grandi di queste, hanno una striatura bellissima e pochissimi semi e hanno bisogno di pochissima acqua. La melanzana è un'orticola che ha altissimo fabbisogno idrico per farle bene e naturalmente noi tanta acqua non l'abbiamo, per cui sia in quelle grandi ho selezionato le varietà che facevano melanzane un po' più piccole, che avevano foglie con una pagina fogliare più stretta, che avevano delle branche, delle braccia molto più fini, avevano meno bisogno d'acqua e producevano comunque tanto. Se no, proprio gli esempi classici sono le melanzane baby, cioè quanta acqua serve per fare una melanzana così? 1/10 di quelle che trovi, a parte che possiamo dirla una cosa, le melanzane così in natura non esistono, va bene? Le melanzane sono così, i peperoni così in natura non esistono, i peperoni sono molto più piccoli di quello che pensiamo. Ma insomma, la grandezza massima è questa. Questa per me è una pianta bellissima, semplicemente per un motivo principale, perché quando abbiamo aperto l'azienda abbiamo fatto uno studio su quali erano gli ortaggi più mangiati al mondo e la prima cosa che veniva fuori era lo spinacio, perché tutti mangiano gli spinaci e soprattutto d'estate. E il problema è che lo spinacio è invernale, quindi non si capiva da dove prendessimo sti spinaci, quando in realtà c'è una varietà di spinacio, lo spinacio di Malabar, indiano, che cresce solo l'estate e a parte se lo assaggi cioè è come se non avessi mai mangiato uno spinacio in vita tua. Prova assaggio. Buono, spinacetto. Ma la cosa bella sono le soluzioni che lui ha trovato per crescere d'estate, perché la famiglia è sempre uno spinacio, no? E allora che soluzione ha trovato? Innanzitutto un enorme sviluppo di antiossidanti, di antociani, il colore rosso, ok, per proteggersi dal sole. Il fatto di arrampicarsi, stare più lontano dal suolo possibile, un po' più fresco, ma soprattutto se tu vedi proprio le foglie ancora più grandi, sembra una pianta grassa, quindi tiene l'acqua al suo interno, ok? Quindi evita l'evaporazione dell'acqua, quindi tra le cose più belle di lavorare con le orticole è che hai tutti i giorni davanti l'esempio lampante dell'evoluzione delle specie, del trovare le soluzioni. Tutti gli ibridi nuovi che stanno nascendo in azienda virano tutti al nero, al blu, al viola. Perché? Perché essendo culture estive stanno imparando a proteggersi dal sole sviluppando antiossidanti. Lo noti proprio, ok? Quando ci sono addirittura i pomodori che hanno le spine per non essere attaccati dai parassiti, quelli che hanno la pagina pelosa per non essere attaccati, pure quelli dalle afidi o dai funghi. Ogni pianta trova la sua soluzione, naturalmente ci sono voluti millenni. Ti prego, è stupenda. Quante varietà ci avete? 1600 tra estate e inverno, sì. 100, allora, nella banca del seme io ho 240 varietà di pomodori, in campo ne metto circa 160, poi ci sono 60 varietà di melanzane, 180 varietà di peperoncini, 46 varietà di peperoni e via dicendo. È un cetriolo cinese, fammi vedere se l'ha già fatto. Guarda. Ok? Allora, sa di arachide.
È assurdo, però perché lo faccio crescere? Innanzitutto perché è bello. Ma quando diventa enorme, arriva fino a e inizia a diventare arancione, lo apri, i semi dentro sono gelatinosi, rossi, sanno di cocomero, sono eccezionali. L'odore è orrendo, è putrido, come hai detto te, è putrido, è una molecola fondamentalmente che la pianta ha sviluppato per repellere i parassiti. Non solo, questa è una famiglia, ti faccio vedere poi un'altra, il melone amaro, sono famiglia cucurbitacee, ok? Qual è il problema più grosso delle cucurbitacee? L'oidio. Questa e il melone amaro non prendono l'oidio, lo sai perché? Perché ho fatto i test? Perché hanno sviluppato una soluzione. Questa pianta ha un pH basico, il pH basico repelle l'oidio, l'oidio adora un pH specifico, quindi puoi utilizzare queste foglie, macerarle e spruzzarle sulle altre piante per proteggere le altre piante dall'oidio. È una pianta interessantissima, pure questa repelle l'oidio, pure questa ha un pH basico, ma soprattutto lo sai perché è magica questa pianta? Questa è la pianta, questo melone bianco soprattutto, è il motivo per cui ad Okinawa è considerata una delle più importanti zone blu del mondo, dove la gente vive più a lungo, perché questo frutto, che è disgustoso per noi occidentali perché è veramente amarissimo, in realtà lui controlla la pressione sanguigna. È la più grande medicina naturale che esista, ok? Come tutto il cibo dovrebbe essere. Sembra vino, ma in realtà questi sono gli IM che poi andiamo a diluire nell'acqua e a distribuire nella terra e nelle piante. Il profumo è buono, infatti viene quasi voglia di berlo. Un po', che ricorda un po' un succo d'uva fresco. È buono, è venuto bene. Praticamente stiamo bevendo qualcosa che diamo alle nostre piante e alla nostra terra, quindi finalmente non stiamo avvelenando il nostro cibo, ma gli stiamo dando qualcosa che piace anche a noi. È salato, me l'aspettavo più dolce. È importante, l'altro aspetto è sapere se nel terreno c'è sostanza organica, perché se c'è sostanza organica i IM sono sufficienti, non serve nient'altro. Se la apportiamo sostanza organica bastano solo IM. Se invece questo non c'è, bisogna in qualche maniera dargliela, perché tutto l'effetto è dato dalla loro moltiplicazione. La loro moltiplicazione significa nuovi metaboliti che loro producono e rilasciano e le piante assimilano e vediamo i risultati. In fertirrigazione è semplice, si danno come qualsiasi altro fertilizzante. Si possono applicare anche fogliari e noi abbiamo fatto tante prove in questi anni e agiscono da corroborante, perché il microrganismo stesso entra attraverso i pori dentro le foglie e funge da nutrimento. Non andiamo a creare una dipendenza. Questo per me è importante, ma li usiamo come starter, come booster, come qualcosa che ci aiuta. Se si ricreano le condizioni, tutto riparte. Dobbiamo cambiare il focus, non più la nutrizione delle piante come abbiamo sempre fatto in agricoltura e la difesa, ma la nutrizione dei microbi, perché se ripartono loro, allora ci avviciniamo il più possibile a quello che la natura fa normalmente. Mi viene di brindare con gli IM alla chiusura di questo video. Grazie a tutti, Alessandro, Nicola, Vanni Ficola. Tra l'altro c'è il suo libro Microrganismi effettivi IM in agricoltura. Per approfondire l'argomento l'ho trovato una lettura molto interessante, per 9 edizioni. Credo che torneremo qui, ci saranno un sacco di cose da approfondire. Aspettiamo. Con piacere. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Tutti i vostri commenti, mi raccomando, fateci sapere che approfondimenti vi interessano. Ciao! Ciao, ciao. Perché siamo di passaggio, come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore, come alberi nel bosco. Dipende